mozione all'assessore Carlo Bertino. Chi vota a favore? Adesso questo si legge, si spiega. Dunque, questo provvedimento riguarda appunto la modifica dell'articolo 125 di un vecchio regolamento, addirittura risalente al 37, di igiene, ancora vigente in comune, per regolamentare l'insediamento di impianti produttivi termoelettrici alimentati a biomasse. Dunque questo provvedimento e questa proposta investe questioni di metodo e di merito a suo sostegno per spiegare, diciamo, la sostanza del problema. Questioni di metodo. Noi all'inizio della nostra avventura amministrativa, quando ci siamo insediati, abbiamo subito iniziato ad affrontare questa tematica che abbiamo fatto affrontando il tema di un regolamento più complessivo. Ci siamo resi conto che non era adeguata questa traiettoria perché non aveva una cogenza giuridica rispetto all'intervento che investisse il regolamento sanitario, se non che il regolamento sanitario risale, come detto, al 37, quindi si era posto il problema di una sua complessiva rivisitazione. Ora davanti a noi, ed ecco il punto che ha determinato, diciamo, una esigenza d'urgenza, si è creata la circostanza di una accelerazione rispetto alle domande, alle richieste che stanno pervenendo e che si affollano anche sul territorio comunale circa appunto questi insediamenti e queste strutture produttive. Questa accelerazione è dovuta al fatto che il quadro legislativo e lo spirito complessivo del quadro legislativo, diciamo, induce anche sotto il profilo finanziario a delle agevolazioni e quindi spinge verso questo insediamento e l'inizio di queste, insomma, ad abbracciare queste attività produttive. Allora, a fronte di questa accelerazione in riferimento alle richieste e alle domande, abbiamo pensato che dovesse verificarsi un'accelerazione complementare rispetto alla loro regolamentazione. E quindi proponiamo una via, un metodo che non è lineare certamente, perché bypassa, diciamo, la rivisitazione complessiva del regolamento di igiene e propone una modifica dell'articolo 125 di quel vecchio regolamento. Questo però nelle more della rimodulazione, rivisitazione complessiva del regolamento di igiene. Perché regolamentare questi insediamenti? Perché ci troviamo di fronte a una dialettica di tipo legislativo, normativo, ma anche, diciamo, strategico, per cui da una parte il quadro complessivo, dagli indirizzi comunitari agli indirizzi nazionali, spingono verso e agevolano verso l'introduzione, l'insediamento di queste strutture alimentate da fonti rinnovabili. Noi conosciamo il quadro legislativo europeo, no? la prospettiva del 20-20-20 rispetto al 2020 e tutta una serie di altre articolazioni legislative che investono appunto principalmente la 387 del 2003 che fissa i principi dell'adozione di questi impianti a fonti rinnovabili, per passare al decreto ministeriale 2010 che attribuisce, questo è importante, prevalentemente alle regioni il compito di definire i siti non idonei. Viceversa, con il decreto legislativo 28-2011 si apre un percorso rispetto al comune con l'articolo 6, la PAS, la procedura autorizzativa semplificata, per cui anche i comuni possono intervenire in merito verificando entro 30 giorni dall'inizio dei lavori la compatibilità sul piano sia urbanistico che igienico-sanitario. Dall'altra
parte, a fronte di queste, diciamo, dello spirito di queste agevolazioni rispetto all'insediamento di queste strutture, c'è tutto un quadro legislativo dall'articolo 32 della Costituzione che difende la salute, alle varie leggi di tutela ambientale, dal principio di precauzione europeo fino ai vari articolati nazionali, da 155 del 2010 che dice di non peggiorare lo stato dell'aria in attuazione di una direttiva del 2008 e quant'altro, e quindi c'è questo bilanciamento, questa dialettica appunto tra promozione di queste strutture ad alimentazione fonte rinnovabile e la tutela della salute dell'ambiente. Di qui la necessità di una loro regolamentazione, ma una regolamentazione che rifletta, diciamo, esigenze di ragionevolezza. In rapporto a ciò, ecco, quindi questo è il discorso del metodo, si apre una questione di merito, cioè come intendiamo regolamentare l'insediamento utilizzando la strettoia, perché di strettoia si tratta rispetto alle competenze e alle potestà dei comuni, della modifica dell'articolo 125 del regolamento della salute. Allora la proposta che noi avanziamo in questo senso, ripeto, che rifletta gli elementi di ragionevolezza e, diciamo, individui nell'equilibrio tra promozione e tutela un percorso sostenibile, compatibile, appunto ragionevole, è quello di regolamentare l'insediamento di queste strutture tenendo presenti alcuni aspetti che vanno tenuti presenti, cioè la potenza, e quindi un limite di potenza che sia anche collegabile a un approvvigionamento della produzione locale per quanto riguarda queste biomasse, quindi poniamo un limite di 200 kW elettrici, cioè impianti inferiori o uguali a 200 kW elettrici possono avere una distanza da centri abitati o singoli edifici di 200 metri, proprio perché sottolineiamo anche la possibilità, anzi la necessità di approvvigionamento locale. Non parliamo di filiera corta perché è una terminologia ambigua, ma di produzione locale, anche perché avendo io la delega anche all'agricoltura, insomma io ho parecchi studi che sostengono la positività di una microfiliera legno-energia a sostegno dell'attività agricola, quindi anche in questo senso dobbiamo favorire processi che possono essere anche virtuosi. Sopra quella limite di potenza dei 200 kW elettrici noi poniamo dei limiti ulteriori, cioè 1500 metri da edifici singoli, da singoli abitati, se non considerati in termini di cogenerazione, perché la cogenerazione ha un suo vantaggio, una sua virtù, nel senso che produrre non solo energia elettrica ma anche energia termica significa eliminare, abbattere l'inquinamento termico, significa favorire e consentire lo spegnimento di altre strutture che si alimentano da combustibili fossili, significa anche avere la disponibilità di una rete di teleriscaldamento che sia prossima e che non sopporti costi particolarmente gravosi. E si aggiunge a questo come terzo requisito l'elemento della cumulatività. È evidente che sarebbe aggirato il problema se non si sottolineasse il fatto della cumulatività. Quindi queste distanze, diciamo, vanno considerate non solo in termini assoluti ma anche in termini cumulativi. Abbiamo fissato ragionevolmente in un raggio di 500 metri. Ora, tutto questo è una proposta, ripeto, di regolamentazione, di insediamento di questi impianti che tenga presente la potenziale nocività degli stessi, ma che contemporaneamente risponda a dei criteri di ragionevolezza, perché anche sotto il profilo della compatibilità con il tessuto legislativo, perché è evidente che in un quadro legislativo che favorisce l'insediamento di queste strutture, se avessimo regolamentato la loro disposizione in maniera radicale con distanze assurde, avremmo tolto forza
significato, cogenza ad un intervento normativo che invece, se ragionevole, può avere la sua incisività anche laddove si dovessero presentare contenziosi e quant'altro. Questo è lo spirito, diciamo, della nostra proposta. Rivolgo un appello anche qui all'unità, comprendendo, diciamo così, l'esigenza di questa regolamentazione, ripeto, fatta su un terreno di sostenibilità e di ragionevolezza, nelle more di una rivisitazione più complessiva dell'antico vetusto regolamento della salute pubblica, che va cambiato in una considerazione più complessiva e anche in tempistiche più morbide rispetto invece alle urgenze che ci sono di fronte. Grazie. Intanto abbiamo un dibattito, ho iscritto il consigliere Vestuccio. Sì. Una copia della Sì, assessore, se posso avere la sua attenzione gentilmente. Io mi trovo un po' nell'imbarazzo di dover cominciare questa riunione, perché in realtà lei nella dichiarazione che ha fatto fa nella riunione del punto, del punto che abbiamo discusso adesso, non c'è dubbio che lei afferma chiaramente che quello che andiamo a mettere è una pezza calda su un discorso già logoro. Un discorso già logoro perché lei sia in commissione che qui di fatto ha ammesso due cose. La prima, c'è l'urgenza di fare un regolamento di igiene e un regolamento sulle biomasse. Prima urgenza. Seconda urgenza, non c'è dubbio che noi ci andiamo a attaccare, e lei lo dice adesso, ma in realtà l'ha detto anche nella commissione, ci andiamo a attaccare su un regolamento vecchio fino al 1937 a salire. Fino lì nulla questione. Tranne che qualche giorno fa un ex consigliere comunale ha fatto una dichiarazione stampa abbastanza anomala, e sulla quale io a questo punto le chiedo a lei poi una serie di informazioni sul merito di quello che dichiara l'ex consigliere nonché presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, perché l'ex presidente in una dichiarazione pubblica è ufficialmente non smentita, quindi significa che quello che ci ha detto fino a prova contraria è: la Commissione si è riunita 29 volte per fare un regolamento di igiene urbana, stiamo parlando di igiene assoluta, e allo stesso tempo licenziato e messo sopra la scrivania per poi essere rivisto dalla neo consigliatura e licenziato. Questa cosa ne testimonia qualche consigliere di maggioranza che l'altra mattina insieme a me, andando negli uffici, non ricordo chi però, francamente, però per onestà qualcuno può alzare la mano, e ha tirato fuori questo regolamento che di fatto sia io che l'ex consigliere Marroni che il consigliere Petrangeli all'epoca abbiamo avuto modo di vedere e di analizzare, perché comunque per essere stato licenziato da una commissione quantomeno 29 volte abbiamo letto tutti gli articoli, quindi di fatto un percorso l'ha fatto. Allora chiedo a lei, assessore, perché quel regolamento è stato di fatto eluso? Cioè, perché non l'abbiamo portato all'attenzione della commissione del 19 di settembre del consigliere Piermarini e l'abbiamo poi sviscerato e portato avanti? Secondo, sotto questo aspetto, dal 19 di settembre a oggi ce ne avevamo di cose da fare in realtà. Non me ne voglia il presidente consigliere Piermarini, con cui ho uno scambio cordiale di informazioni, però penso che sia stato importante avere anche il confronto delle associazioni, non ultima quella che è venuta a trovarci, quando era Alessio, la settimana scorsa mi sembra,
la quale chiaramente ci ha fatto capire che stavamo e fuori tema e fuori luogo. Fuori tema perché di fatto l'articolo 125 non salvava niente e non salvava nessuno. Fuori luogo perché stavamo anche fuori modalità di fare, tant'è che l'ingegner Cricchi, che è venuto a darci anche un parere su questo, non è che francamente mi convince tanto del parere che ci rimette, cioè un parere tanto per correggere qualcosa, ma fondamentalmente noi tutti come consiglieri, maggioranza e opposizione, eravamo in grado di licenziare un regolamento e tutelare l'interesse pubblico di tutti? Se sì, la colpa è anche la mia perché magari potevo sollecitare il consigliere Vermarini a convocare la commissione e licenziare in tempi utili un regolamento che invece era opportuno. Non mi sembra che in questa circostanza ci troviamo nel fatto che l'articolo 125, come dice lei, assessore, è un articolo mordi e fuggi. Ho paura invece che all'italiana rifacciamo, e questo è l'impegno che dovrebbe prendere questa assise oggi, quello di rivederci a breve significa breve come abbiamo fatto le ultime volte, e far sì che finalmente veramente licenziamo quei 2 regolamenti per i quali da una parte è pronto e stava anche sepolto negli uffici. Io per mia incuria, e parlo di me perché ho partecipato al consiglio precedente, me ne ero completamente scordato di aver anche licenziato quel regolamento. Però posso anche dire che francamente da parte degli uffici mi aspettavo, questo lo dico in senso generale, e soprattutto di chi era magari elemento portante della segreteria e quindi anche delle commissioni, che si ricordasse che quel regolamento era in vita, cioè che era stato di fatto dalla commissione stessa e quindi anche licenziato, e avrebbe avuto un percorso certamente più snello e senz'altro più vicino a quello che erano le attitudini del momento. Concludo. Mi auguro, Assessore, e questo io lo faccio come invito, che non ci limitiamo ad avere inviti di quelle associazioni solamente perché a spot vengono chiamati. Con coraggio, e lei ce n'ha da vendere sotto questo aspetto perché è nuovo anche di questo incarico. Iniziamo a farlo anche all'interno delle commissioni, perché spesso e volentieri fa bene anche a noi come consiglieri comunali. Io su tutti cito 2 persone qui dentro, lo cito anche questo a microfoni accesi. Ci sono stati 2 consiglieri di maggioranza, Marchini e Ivano Fioravanti, che a me mi hanno aperto un mondo quando hanno iniziato a parlare di questi argomenti, che senz'altro ne sanno più di me e possono spendere parole migliori delle mie in relazione a questo argomento. Però con coraggio poi facciamo fino in fondo il nostro lavoro di consiglieri, non ci limitiamo a dire o a fare azioni all'interno di quella commissione per quella singola giornata, se poi non abbiamo il coraggio politico di portare avanti elementi di scontro e di confronto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza e portarli sul tavolo, quello prima delle commissioni e quello poi del Consiglio. Questo chiedo ai colleghi consiglieri, che per primi hanno parlato nelle commissioni e per primi mi hanno fatto capire loro a me quello che era l'elemento del contendere su questo regolamento. Grazie. Consigliere Fiorenza. Io prendo la parola per dire una cosa che ho già ripetuto nella conferenza dei capigruppo che ha convocato questo Consiglio Comunale, che venne poi convocato per integrare all'ordine del giorno la votazione dell'emendamento all'articolo 125 del regolamento di cui stiamo parlando adesso. E in effetti ci sono da fare delle valutazioni in questo senso. Come giustamente prima diceva il consigliere Festuccia, in Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio. E noi oggi, nel momento in cui andiamo a votare questo emendamento, dobbiamo prenderci l'impegno a fare in modo che questo modo di dire, che questo luogo comune italiano non si verifichi ancora in questa situazione. Per quanto riguarda le parole che diceva Festuccia, sono sostanzialmente d'accordo sul fatto che noi dobbiamo prenderci l'impegno di continuare a lavorare, di approvare un regolamento quadro sulla questione dello specifico delle biomasse che sia più comprensiva della tematica, ma penso che sia importante oggi approvare questo emendamento proprio perché può fungere da stimolo alla politica a procedere e a fare il regolamento che fino adesso non ha fatto. Ed è evidente
che oggi, se siamo costretti, diciamo, a intervenire in maniera emergenziale, è soprattutto per responsabilità della politica. Il detto di cui parlavo prima, in Italia non c'è niente più definitivo del provvisorio, è la responsabilità primaria della politica in Italia, quindi sia a livello nazionale che a livello locale. Noi voteremo a favore di questo emendamento proprio inteso come uno stimolo al Consiglio Comunale di procedere in maniera più spedita a un lavoro che è necessario e che non può ogni volta essere espletato soltanto quando ci si trovi in una condizione di dover rispondere in maniera urgente ai cittadini. Noi avremmo saputo raggiungere il nostro scopo, che è quello di stare qui a rappresentare i cittadini, nel momento in cui saremmo in grado di anticipare le situazioni di criticità che invece anche per un problema più generale di una struttura che abbiamo ereditato e che abbiamo ereditato in una condizione che abbiamo descritto più volte, adesso ci troviamo. Quindi per non continuare a rincorrere, ad anticipare i problemi, penso che approvare questo emendamento ci porti, come dire, possa essere da stimolo a lavorare nel senso indicato dal consigliere Festucci. Grazie consigliere. Consigliere Sebastiani, prego. Noi in realtà, lo ricordo, più altro i componenti della Commissione Statuto e Regolamenti, ci siamo lasciati con un impegno in quella commissione, un impegno che avevamo preso anche in conferenza dei capigruppo, Presidente Marroni, e poi lo abbiamo ribadito appunto nella seduta della Commissione Statuto e Regolamenti. Noi abbiamo preso l'impegno, quindi io voterò a favore dell'articolo 125, c'era presente l'assessore Ubertini, quindi è testimone di questo. Noi abbiamo preso impegno, soprattutto noi consiglieri di minoranza, a votare a favore della modifica dell'articolo 125 del regolamento di genere a due condizioni. La prima condizione era quella che dal 5 febbraio in poi, quindi da domani, avremmo messo mano a una regolamentazione generale del regolamento integrale sulle biomasse e ad una rivisitazione o riesame, visto che il regolamento di igiene già esiste, che è stato già redatto dalla precedente amministrazione. Io l'ho appreso in commissione, non facevo parte della precedente consigliatura, e quindi noi voteremo a favore, io voterò a favore dell'articolo 125 della modifica se verranno rispettati questi impegni. Siccome noi l'abbiamo messo a verbale, siccome la politica è anche un accordo tra galantuomini, credo che questo non sarà motivo di essere smentito, e questo sarà, io ne sono convinto, conoscendo l'assessore Ubertini, credo che questo sarà da domani in poi. L'unica cosa che mi sento di dire è un invito che rivolgo all'amministrazione, ma soprattutto a tutti. Noi sta passando, diciamo così, agli occhi dei cittadini, sta passando l'idea che noi corriamo dietro agli spot sui giornali di quella o di quell'altra associazione. Lo dicevo, era presente l'assessore Cecilia a quella commissione. Esce sui giornali il comunicato stampa, non mi ricordo di quale associazione, credo di Rieti Virtuosa, sul problema delle antenne della telefonia mobile, e il comune di Rieti giustamente si appresta a dire: faremo un regolamento, abbiamo necessità di licenziare un regolamento per l'installazione della telefonia mobile. Esce un altro comunicato di un'altra associazione, non ricordo quale, sul problema appunto delle biomasse, e noi corriamo dietro alla regolamentazione di questa problematica sollevata da tal o da tal'altra associazione. Io credo che la politica abbia una funzione diversa, assessore Ubertini. Credo che debba avere la capacità di governare i processi, di anticipare le problematiche, di anticipare i bisogni e non di rincorrerli dietro. Quindi, alla luce di questa considerazione, di questa mia riflessione che condivido con tutti voi, credo che noi dobbiamo dare, come dire, l'esempio di una buona politica, di una buona gestione, quindi
non rincorrere dietro ai problemi ma governare i processi, come ho detto. E poi credo che il problema delle biomasse, così come ha ben spiegato l'assessore Bertini, credo che sia un problema di tutti, credo che investa la salute di tutti i cittadini, a partire da noi ovviamente che ci troviamo in quest'aula. Quindi per questo io voterò a favore, però ripeto, chiedo un impegno, così come è stato verbalizzato, di mettere mano definitivamente a un regolamento integrale sia per le biomasse, sia per la telefonia mobile, quindi per l'installazione delle antenne, sia l'approvazione definitiva in Consiglio Comunale, prima in Commissione e poi in Consiglio Comunale, del regolamento di igiene pubblica. Grazie. Grazie. Chiedevo la prima parola soltanto, poi la parola a Consigliere Martini, l'assessore Cecilia. Solo un piccolo appunto su, giustamente hai fatto notare che questi regolamenti vengono fatti un po' a comando. Solo per precisione, il regolamento della telefonia abbiamo cominciato a lavorarci ben prima, abbiamo comunicato a comando che stavamo lavorando su quel regolamento e andrà in commissione, anzi alla prossima commissione ci sarà all'ordine del giorno. Allora, consigliere Martini, prego. Allora, io credo che il problema delle biomasse sia un problema che in realtà viene da molto lontano, viene dal fatto stesso che la Comunità Europea ha aderito al Trattato di Kyoto e si è impegnata a ridurre quelle che sono le emissioni di CO2. Punto, questa è la verità. Detto ciò, visto che il metano non riduce ma aumenta le emissioni di CO2 perché comunque è qualcosa di preesistente che sta sottoterra che tiriamo fuori, la comunità si è ingegnata cercando di sponsorizzare l'eolico, sponsorizzando il fotovoltaico, sponsorizzando le biomasse. Purtroppo però le amministrazioni, appunto seguendo le indicazioni delle varie congregazioni, sette gruppi e quant'altro, hanno cominciato a dire il fotovoltaico no perché comunque messo da una parte abbaglia il paracadutista cioè americano che si butta da qualche bustone, l'eolico no perché ci si va a infrangere il canarino giallo che tengo io che esce fuori una volta all'anno. Ora della tavola stanno andando tutti quanti sulle biomasse perché è più facile avere le autorizzazioni. Allora, detto ciò, credo che noi dobbiamo tornare indietro a fare un regolamento non delle biomasse ma delle energie rinnovabili, così come in realtà è sancito dalle varie regioni, cioè le regioni che hanno legiferato in materia hanno in realtà scritto delle regole per tutte le energie rinnovabili, dando ampio spazio a tutte quante, anche perché la soluzione migliore è una diversificazione del portafoglio e non un solo tipo di energia. Tutti sappiamo che il fotovoltaico può coprire solamente una quota parte dell'energia che c'è nel fabbisogno di energia, quindi chi dice fotovoltaico forever sta dicendo una fesseria, così come chi dice che l'eolico va bene dappertutto dice una fesseria, è il mix delle varie energie che risolve il problema. Veniamo in qualche modo alle discussioni che ci stanno facendo i vari comitati dei cittadini. Allora, è vero che stiamo un pochettino reagendo a quello che questi signori ci stanno dicendo, ma è vero anche che come politica noi dobbiamo avere la forza talvolta di dire che non si può andare su Wikipedia a leggersi l'articolo e ergersi in qualche modo a esperti della materia, perché sennò si dicono un sacco di fesserie. Quindi il problema è che se mi si dice che facendo una produzione a 800 gradi si generano polveri sottili, ma sta bene, ma si deve dire che le polveri sottili che sono cancerogene sono quelle che contengono metalli, quindi quelle che vengono dalle automobili piuttosto che dalla cenere del legno. In più, se ci si preoccupa di spostare un impianto non vicino a casa mia, perché questo è il problema che talvolta vedo da parte dei nostri concittadini, che nessuno sta menzionando le biomasse, però dicono va bene, basta che li fai vicino a Maria. Perché a Maria non sono io. Allora, queste sono le cose che non dobbiamo andare a risolvere e dobbiamo far capire che attenzione, le polveri sottili vanno in acqua in cielo e vengono sparse in fallo geologico, altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare perché Cesio è arrivato a Lieti da Chernobyl, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché qua abbiamo sabbia e non abbiamo il deserto. Quindi la verità è che le polveri sottili viaggiano, per cui anche se noi non mettiamo le nostre belle centrali, qualcun altro le mette da qualche altra parte e noi ci fumiamo lo stesso, con buona pace di tutti. Allora la cosa che noi dobbiamo fare, e su questo credo che siamo tutti d'accordo,
è che dobbiamo lavorare per far sì che ci sia il giusto numero di impianti, perché comunque la filiera corta, o meglio, diciamo, la produzione locale è quello che giustifica l'effettivo bilancio di emissioni zero, perché è ovvio che se faccio una centrale, cioè oggi abbiamo l'etico che non è in queste condizioni, l'etico importa del legno da fuori, quindi comunque alla faccia delle emissioni zero, in realtà diciamo nel bilancio legna bruciata e emissioni è zero, ma quello che mettono i camion noi non stiamo conteggiando, e quindi forse la cosa che dovremmo fare è anche intervenire su chi esiste già, non per impedirgli di lavorare, ma per creargli la filiera, per far sì che comunque da quello possano nascere i presupposti per il lavoro locale e contestualmente ridurre quello dell'impatto. L'altra cosa è che noi dovremmo sponsorizzare quelli che sono impianti nel settore generativo, appunto perché comunque le nostre caldaie di gas, i nostri termocamini, le nostre stufe a pellet non sono di casana, non ci si può fare una cosa, anzi le temperature basse sono ben peggiori, sono anche meno controllate, quindi comunque possiamo in qualche modo come comunità trarre un vantaggio a patto che sappiamo sponsorizzarlo bene e gestirla bene. Quindi l'impegno sarà di regolamentare queste cose in modo tale che comunque possa venire fuori una città vincente e dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma anche dal punto di vista del costo energetico. Stamani abbiamo parlato della snella che se ne va via, ok? Allora uno dei problemi delle aziende, e lo dico a prima voce, è il costo dell'energia. C'è poco da fare, è uno dei costi grandissimi che le aziende hanno in Italia. L'azienda per la quale lavoro ha una centrale di cogenerazione di 27 anni, produciamo nel gas. Okay? Una volta noi riuscivamo a vendere energia elettrica da quella centrale, poi ce lo possiamo fare più perché non è più conveniente, è troppo costoso. Quindi addirittura come produttori siamo in deficit. Quindi pensate un attimino altri che devono acquistare energia da chi la produce per ricavarsci. Abbiamo dei costi che non sono veramente competitivi. Allora, centrali di questo genere a servizio magari del nucleo industriale che possa aiutarti ad abbattere il costo dell'approvvigionamento elettrico piuttosto che del riscaldamento potrebbero essere un tocca sana per quelle poche aziende che sono rimaste. Polveri sottili e mettete. Polveri sottili, guarda, adesso non ci ho dato, però ti posso dire che quelle che raccogliamo ho mandato via ogni trimestre circa 150 kg di cenere. Parliamo di motori a gas naturale, quindi il gas naturale produce 135 kg di cenere ogni mese. Chi è sto fenomeno? Cenere. Chi è sto fenomeno? Qui ci sono questo è il dato. Come si chiama? Quindi dato che tante volte uno parla di Milano Fabrizio Martini? E poi è un fenomeno. No. Mi tocca ricordarmi il nome di sto fenomeno. Fabrizio? Martini? No, un fenomeno. È un fenomeno. E questo gli faccio un quadretto. Fabrizio Marchini. Un quadretto gli faccio. Un quadretto. Fabrizio Marchini. Marco, mettimi una bella donna. Donna? No, c'è molta luce. Non lavora? Va bene, quindi in sintesi, noi andiamo ad approvare questo lineare che ovviamente è una pezza, però dovremmo darci un indirizzo programmatico più serio e ci porti in qualche modo, e questo è il nostro che ci porti comunque a far comprendere alla cittadinanza che poi alla fine c'è un piano dietro, non c'è una mera reazione a delle semplici lamentele di singoli cittadini di singoli partiti. Dobbiamo aiutare la città intera. Chi è che applaude? Chi è che applaude? Chi è che applaude? Segna, un applauso. Scusa, ti giri un attimo. Ecco. No, solo un intervento consiglio. È stato esaustivo. Quindi Presidente, ringrazio il Presidente, il Sindaco, l'assessore e tutti i consiglieri. Per quanto riguarda una piccola precisazione da fare, anche i consiglieri che hanno parlato prima di minoranza. Noi abbiamo fatto una riunione di capigruppo con il Presidente Gianpiero, quindi la replica che hanno rivolto sia Andrea Sebastiani sia Davide Fessuccia che quest'atto non finisca con l'articolo 125, se ricordate bene, il primo a porre questo quesito è stato il sottoscritto. Quindi è una precisazione doverosa che sui giornali non è stata fatta come correttamente l'ha fatta e quindi io oggi voglio prendere atto di questa situazione, anche per un motivo ben specifico, perché lavoro in un settore all'ASL che è molto vicino al problema anche relativo alla biomassa, alle energie
rinnovabili e quant'altro, ci sono i colleghi che si occupano di questo settore. Ho già riferito al Presidente della Commissione, l'assessore Carlo Bertini, che ci sono tecnici della prevenzione competenti all'asta che verranno nelle nostre commissioni e ci aiuteranno a redigere il regolamento del genere urbano. Era solo una situazione doverosa, chiaramente io come gruppo Alleanza per l'Italia voto favorevole a condizione che da domani, come anche qualcuno della minoranza e della maggioranza ha detto, si lavori o per un regolamento ad hoc, come diceva il consigliere Marchini, o per una rivisitazione totale del regolamento del genere urbano. Grazie. Io condivido tantissimo di quello che è un fenomeno. Ovviamente tutto, ho solo la necessità di aggiungerci qualcosa. Noi qui non stiamo a fare la guerra perché a un certo punto ragioniamo con la pancia anziché con la testa, qualcuno ci smuove la pancia e facciamo le guerre alle biomasse. Noi qui stiamo per salvaguardare la salute dei cittadini, che non è messa a rischio dalle biomasse, è messa a rischio da una serie di fattori, da una serie di iniziative, da una serie di produzioni. Abbiamo avuto, immagino che la SNIA non ci abbia fatto bene per tanti anni, no? Io sono certo che a nucleo industriale ci siano impianti che quando vengono accesi insomma, fanno molto più male delle biomasse. Allora chiedo, perché il comune non si fa portavoce presso l'ARPA, presso la provincia peraltro, perché la provincia è deputata al controllo delle emissioni in atmosfera? Lo fate dall'ARPA, perché la 210 la provincia, l'autorizzazione controlli fa la provincia. Investiamo l'ARPA, facciamo un controllo a tappeto di quello che succede lì su al nucleo industriale. Abbiamo anche oggi le emissioni in atmosfera di una centrale biomassa da 1 megawatt elettrico, e poi domani ci sediamo e conformiamo e cominciamo a pensare che cosa fa più o meno male. Io sono convinto che mentre attraverso quella centrale, con il riutilizzo del calore e quindi con l'attivazione di un teleriscaldamento sarà possibile spegnerne altre, con le altre avremo solo inquinamento. È anche sostanzioso in un paio di casi del nucleo industriale, non si dicono perché ci lavora gente, come non si diceva della stia riscosa, ma sono certo che se facessimo questo lavoro avremmo già un'idea diversa di quello che è il fattore inquinante presso il nucleo industriale di Rieti. Detto ciò, voglio ricordare che quando ci fu la manifestazione della Snyder, questo comune aderì al patto dei sindaci, che è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Allora, noi ci siamo candidati a essere parte di un progetto che dovrebbe promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei territori. Adesso capisco che non può essere solo la grande centrale, atteso che queste non sono grandi centrali, quelle fino a 1 megawatt. Ci dovrà essere la divulgazione della piccola centrale termica, la piccola centrale di cogenerazione. Oggi fanno moduli da 45 kW. 45 kW è una cosa che ti produce un po' di energia elettrica e ti scalda una casa. Se noi non leviamo da questo regolamento almeno la distanza dalla casa del proponente, significa che io 45 kW, se mi voglio scaldare casa, li devo andare a mettere a 200 metri. Dopodiché la stessa cosa vale per il contadino che fa il piccolo impianto, e ce n'è ormai nelle aziende di tutto il nord d'Italia, che fa il piccolo impianto e se lo fa e ci produce energia dalle defecazioni dei suoi animali, dallo scarto del suo mais, ci produce energia, ma non ci si può scaldare la casa, comunque gli costa caro, perché comunque se lo deve mettere a una distanza anche
anche se fa un giocattolino se lo deve mettere alla distanza di 200 metri. Ora, qualcuno sa quale potenza ha una stufa a pellet, che fa più o meno lo stesso lavoro. Una stufa a pellet normalmente si mette dentro le case da 30 kW. Allora bisogna, a mio avviso, che ripensiate questo regolamento perlomeno per la parte che può fare la diffusione delle piccole soluzioni per biomassa, perché in questo modo, ripeto, se io a casa mia voglio mettere un modulino da 45 kW a scaldarmi la casa e produrre un po' di energia, come piuttosto voglio mettere il fotovoltaico sul tetto e produrmi energia, se mi diceste la stessa cosa con il fotovoltaico, potevo mettere il fotovoltaico a 200 metri. Non mi sembra ragionevole, quantomeno facciamo salva la casa del proponente. Io chiedo che venga modificato il regolamento in questo modo, non so se per voi può essere accettabile, ma chiedo che venga modificato in questo modo, considerato che oggi ci sono, e basta andare in fiera, soluzioni di dimensioni tali che sono per una casa. In questo modo noi facciamo un danno anche alla divulgazione della micro centrale. Consigliere Apollonio. Ecco. Altro fenomeno. Ci pensa, la sicurezza dell'amico Mike. Sì. È soltanto un piccolo contributo a quanto c'è io per anni ho fatto battaglie sulle biomasse e su problematiche di questo tipo nell'ambito della terza circoscrizione, dove erano state dentro 2 legislature consigliere. E francamente pensavo, perché poi per un certo periodo mi ero anche un po' distaccato da questa problematica, pensavo che la passata amministrazione avesse cominciato un percorso, come dire, di studio, di approfondimento relativamente a queste problematiche. Invece mi ritrovo anche su questo argomento a dover dare atto alla nostra giunta, a questo consiglio comunale, di aver cominciato a mettere un mattone su un problema dove in altri paesi nell'Europa civile, per così dire, hanno già costruito cattedrali, grattacieli. Noi stiamo ammettendo un piccolo mattoncino su un problema che riguarderà comunque negli anni e decenni a seguire tutto il paese. Allora, soltanto per dare un contributo propositivo ai membri della Commissione, perché io non faccio parte di quella Commissione, affinché si stia attenti a non banalizzare, appunto, come diceva il consigliere Marchini, un problema di così grande importanza. Ancora prima dei regolamenti, che sono sicuramente fondamentali, andava studiata la morfologia del territorio, come ricordava Marchini, i venti e quant'altro, cosa che ad oggi non è stata ancora fatta, perché purtroppo le nanoparticelle non sono, che ci piacciono, controllabili al 100%. Lo diceva prima sempre il consigliere Marchini, altrimenti non ci spiegheremo come alcuni tipi di metalli dalla Russia siano arrivati senza che nessuno se ne accorgesse. Dice, ma allora non possiamo farci niente? No, certo che sì, certo che possiamo farci. La normativa europea in proposito è chiarissima, o quantomeno chiarissima per quello che c'è dato di conoscere. In molti paesi dove le biomasse sono una realtà e non soltanto le biomasse, esistono proprio per disposizione della Comunità Europea delle normative che impongono il controllo del territorio e della propria morfologia attraverso l'installazione di centraline di controllo. Noi in Italia, parlo di Rieti, penso che non ne abbiamo neanche una di queste centraline. Per di più queste centraline devono essere posizionate a tot metri l'una dall'altra o a tot centinaia di metri l'una dall'altra. Solo così potremmo avere il controllo di queste particelle nano o non che siano, quantomeno in una percentuale che ci consenta di sviluppare un ragionamento. Altrimenti rischiamo di banalizzare il problema stesso e di parlare, scusatemi
di aria fritta. Poiché la salute è un bene di tutti, e questo penso che possa essere è un dato inconfutabile, io il suggerimento che do alla Commissione proprio è quello di essere sistematici e scientifici nella proposta di questo regolamento che andrete a stipulare e possibilmente allargarlo il più possibile a un discorso più ampio e cercando di condividerlo con quante più, come dire, forze possibili, perché altrimenti rischieremo di fare un lavoro interessante, sì, perché ripeto è il primo tassello che va messo su un problema che non era stato mai affrontato, eppure vi posso garantire che di discussioni con gli ex assessori all'ambiente delle passate amministrazioni di questo comune ce ne sono state a Iosa, e come pure a Iosa ci sono state le rassicurazioni da parte delle passate amministrazioni che sì, era tutto sotto controllo, perché in realtà sapevano benissimo, mentivano sapendo bene di mentire. Oggi inizia un'era nuova, inizia un cambiamento di rotta pure sotto questa problematica, quindi bene alla giunta Petrangeli, bene a questa amministrazione che inizia a sollevare un problema che è vecchio quantomeno di 3 legislature, dico vecchio quantomeno 3 legislature, perché in 3 legislature si poteva quantomeno iniziare a parlarne. Ripeto, siamo scientifici, cerchiamo di essere sistematici, cerchiamo di adottare quello che è l'indicazione che poi è il regolamento della Comunità Europea, che ci impone peraltro e che vede come attori partecipi anche le forze dell'ordine, penso per esempio al corpo forestale, il quale dovrebbe essere il vigilante in primis di tutti questi regolamenti e di queste centraline e di questi sistemi di monitoraggio che ad oggi non ci sono. Se noi cammineremo su un binario che vede la normativa ma parallelamente l'applicazione di quello che è la normativa europea, io credo che andremo sicuramente verso un arco di tempo non so quanto lungo, ma a un'ipotetica risoluzione del problema. Comunque bene così, e maggiormente sicuramente il tema a breve. Grazie. Allora, mi ha chiesto la parola l'assessore e ci fanno pure i quelli, sono pure consiglieri. Per favore. Condivido in pieno l'intervento del consigliere Marchini. Io credo che noi abbiamo un problema a Rieti che è quello di avere un nucleo industriale che è molto vicino ai centri abitati, quindi forse noi dovremmo affrontare questo tema partendo dalla vera anomalia. Altrimenti si rischia quello che diceva il consigliere Gervino, che poi in presenza comunque di industrie insalubri che sono molto più dannose di industrie alimentari da fonti rinnovabili, corriamo il rischio di rincorrere questioni che hanno sicuramente un valore di importanza, ma che poi non vedono a tutto tondo quello che accade. Io dico solamente una cosa, credo che lo spiegava l'assessore Bertini, è evidente, è stato fatto dalla giunta precedente un regolamento per il fotovoltaico, contro il fotovoltaico, che in qualche modo in quel momento non si parlava di biomasse perché appunto il pericolo era il fotovoltaico, e lì si è bloccato anche un tipo di sviluppo che poteva esserci. Stiamo attenti a non rincorrere, perché credo che in quel momento averci avuto un po' più di lungimiranza si capiva che forse il fotovoltaico poteva essere sicuramente meno dannoso delle biomasse, cioè bisogna mettersi anche d'accordo sulla possibilità dello sviluppo compatibile per i raggiungimenti anche degli obiettivi di Kyoto, con la necessità di sviluppo e anche con la tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. Quindi io credo che i regolamenti, lo diceva l'assessore Bertini, probabilmente possiamo anche farli a livello comunale, ma non hanno una cogenza, perché lo diceva chi individua i siti non idonei è la Regione Lazio. Allora io credo che cosa il Comune possa fare è quello di iniziare a elaborare comunque una proposta che vada alla Regione per
noi come provincia dovremmo fare per il partner sharing, e quindi a noi avremo anche una quota di riduzione di emissioni che ci verrà assegnata. Quindi il discorso deve essere visto non